Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ho deciso di presentarvi in un breve video infrasettimanale che quindi nulla c'entra con le video recensioni, un po' il dietro le quinte della mia attività lavorativa da giornalista e da tester di strumenti ottici digitali. Un po' perché nel corso degli ultimi 2 mesi qualche lettore mi ha chiesto che sarebbe interessato anche un po' a curiosare cosa c'è dietro alla preparazione di un prodotto. Oggi in realtà non sono uscito per recensire nulla, per testare nulla, ma mi trovo in Val Gana per 2 motivi. In primis perché devo installare nuovamente 2 fototrappole, la SpyPoint Flex e la SpyPoint Micro LTE. Di entrambe trovate la video recensione sia su binomania.it scritta che ovviamente il solo e semplice video sul canale YouTube. Inoltre una nota azienda del settore che produce batterie da 1,5, 9 volt eccetera mi ha chiesto se potevo creare per il loro catalogo in PDF qualche immagine. Quindi ho portato la mia mirrorless micro 4 terzi, che è perfetta quando insomma ho molti accessori all'interno dello zaino per fare qualche scatto. Io direi che non faccio neanche partire la sigla, intanto vado verso il luogo prescelto assieme a Happy che vedete qua. Poi quando avrò trovato le tracce giuste per piazzare la fototrappola, insomma vi farò vedere l'installazione, magari dando qualche suggerimento ai neofiti su come iniziare a fototrappolare. Se abitate provincia di Varese o vicino a Milano, comunque vi consiglio di venire a visitare la Val Ganna, che è uno dei posti più suggestivi secondo me in provincia di Varese, e oltretutto ci sono anche delle belle passeggiate da fare. Io non vi dirò per ovvi motivi dove vado a fototrappolare, però è senz'altro in un posto che sfrutto spesso per le recensioni delle fototrappole e per le recensioni dei visori termici. Ci sono parecchi cervi, caprioli, cinghiali. Adesso l'unica cosa da fare è fare una passeggiata di una ventina di minuti con Happy per andare insomma a trovare la location giusta. Dopo il caldo di quest'estate è un piacere uscire a camminare a fine ottobre, anche se in realtà oggi vi devo dire che la giornata è stata abbastanza calda. Questa mattina, vedrete poi nella recensione di mercoledì, ho girato a maniche corte a 1000 metri di altezza perché al mattino c'erano 13 gradi, si stava benissimo. Poi alla fine della recensione siamo arrivati quasi a 16 e oggi pomeriggio eravamo sui 20 gradi. Per ora non ho visto neanche tante tracce di cinghiale, quindi senz'altro vi farò vedere successivamente i risultati ottenuti con la Flex e con la Micro LTE. Per chi non conoscesse questo genere di fototrappole vi posso dire che la Flex è molto più votata al video, infatti riprende video di ottima qualità secondo me in 4K. La Micro LTE è un carro armato perché sono piccole, stagne, ormai le uso da 2 anni e mezzo, 3, sotto qualsiasi condizione meteo. Hanno anche preso una delle più grosse grandinate che c'è stata in provincia l'anno scorso senza battere quasi ciglio, e quindi la Micro LTE la utilizzo per censimenti di lunga durata oppure per fare fotografie agli animali. Ma riuscire a fare una bella ripresa stasera ai cervi, che non so onestamente se è già finito il bramito, e abbiamo avuto pioggia nell'ultimo periodo e quindi non so se riuscirò a fare qualche ripresa al maschio con l'harem, però cerchiamo di riuscirci insomma. Quest'anno di acqua ce n'è veramente tanta. Camminando ho trovato un posto con uno scorcio molto interessante che potrebbe piacere all'azienda che mi ha chiesto qualche immagine, quindi adesso prendo dallo zainetto la mirrorless, che ho già piazzato la Micro LTE con il vano per le batterie aperto, e farò un paio di scatti per far vedere le batterie. Utilizzo Micro 4 terzi da qualche anno, in realtà per il paesaggio scatto ancora con Canon. Stabilizza molto bene, pensate che faccio scatti a volte a un secondo, con un secondo di posa, e cambiando questa penso che sia l'inquadratura più bella.
Relativamente ai progetti lavorativi della settimana, questa mattina, come vi stavo dicendo, siamo andati a girare la video recensione del binocolo Delta Optical che vi farò vedere mercoledì. Domani sono a Novara perché devo andare a trovare Riccardo Sacchi dell'Armeria Sacchi. Girerò un video reportage e ve lo presenterò sabato pomeriggio. Poi nei giorni successivi bisognerà senz'altro lavorare al videomontaggio del reportage e poi devo allestire il setup astronomico e quindi il mio amico Federico Caro mi presterà la Losman DG11. C'è tanta carne al fuoco, tantissima. Binocolo Vortex 18x56 e poi mi è arrivato da testare il clip-on nuovo, non posso dire ancora che cos'è. Poi c'è la comparativa dei 3 cannocchiali Kowa in Osia Brabbia. Insomma, il prossimo mese vedrete anche altre novità del settore, più che altro nel settore dell'osservazione. Questa zona, come potete vedere, è piena di tracce di cinghiali e anche di cervi. Adesso cerco una zona perfetta, quindi vi ripeto, con il sensore della fototrappola esposta a nord e magari un bel albero con un tronco grande, in modo che nessuno può segarmi l'albero facilmente e portarsi via la fototrappola. Qui come vedete ci sono tracce di cinghiale e la zona si presta. Happy, aspetta perché cadiamo tutti e due. Sì, qua la zona è ad alta densità. Se non ci fosse Happy attraverserei senza problemi, ma con Happy, con me, il problema è riuscire ad attraversare senza che si bagni troppo. E comunque l'acqua, a parte che è limpidissima, ma è alta per lei. Anche qua è tipo sabbie mobili, bisogna fare attenzione in queste zone. Dai Happy, seguiamo il passaggio degli animali, vieni. Vedete, qua c'è un passaggio degli animali. Queste sono nettamente tracce di cinghiale. Dai, vieni qua che ce la fai. Vieni qua. Brava Happy, bravissima. Sarà contenta Jenny. Allora, siamo arrivati nella zona dove ho sentito il capriolo e dove praticamente tutti i passaggi degli animali, tutte le impronte portano in questa zona qua. Adesso, guardate, qui ce n'è una evidente, non so se la vedete. Questo qui, fermi, c'è un capriolo. Non riesco a farvelo vedere, sta saltando là. Praticamente davanti a noi e non si muove. Adesso leggo un attimo Happy. Sì, qui c'è un passaggio evidentissimo, molto bello questo è perfetto, passano di qua gli animali, non so se li vedete, c'è proprio il passaggio. Prendiamo un cavetto P748, segno, vedete i numeri delle chiavi, dei lucchetti, perché ne ho tantissime e quindi è preferibile segnarle. Ho all'incirca 7 fototrappole attualmente piazzate in giro, alcune per lavoro di alcune aziende, alcuni prototipi e altre per mero diletto. Allora io direi che questa è una zona per la flex. Eccola qua. Allora, diciamo che da un punto di vista professionale non è il massimo portare il cane, perché comunque gli animali sentono le tracce. C'è anche da dire che questa zona è abbastanza battuta comunque dalle persone che vanno in giro con gli animali, e quindi sostanzialmente i caprioli sono abituati
Happy, non mi guardare male perché non ti leggo mai e quindi stai serena. Dai Happy, questo ce la fai, su. Dai. Brava. Adesso siamo ritornati sul sentiero e questo è sempre parte di quel sentiero con i pontili in legno, scusate ma bevo un po' d'acqua, che porta verso Bedero Valcuvia dalla Valganna. Nel frattempo abbiamo sentito altri caprioli, oltre ad aver visto il maschio che si è diretto nei prati verso Bedero, però sono zone troppo esposte. Io lì onestamente le fototrappole non le piazzo mai perché ho paura che qualcuno le prenda, le spacchi, anche per fare un dispetto. C'è anche da considerare che molte persone quando vedono le fototrappole le associano ai bracconieri, quindi non immaginano che ci siano persone che fototrappolano. Va bene nel mio caso per i test dell'accessorio stesso, del prodotto stesso, ma anche appassionati. Ci sono studenti universitari, scienze naturali, biologia e comunque anche guardia parco lo fanno, fototrappolano proprio per verificare che cosa si muove di notte nei boschi. Vai Happy, vai! Qua! Brava! Bravissimo! Stai? Di solito sono meno maldestro, però il problema è che se vi voglio far vedere devo anche guardare i piccoli ruscelli in maniera poco consona. Qui c'è qualche traccia che scende, ma poca roba. Ecco qua. Beh, non è male questa zona. Provo a piazzare qua sopra la fototrappola. E anche tracce di animali pesanti, Allora, io ho finito. Per tornare giù prima uso i bastoni, così almeno rischiamo di evitare di cadere e faccio prima. Certo, il problema è che tenendo il cane legato anche per lei, insomma, lei non si diverte e io c'è sempre il rischio che cada, però d'altronde almeno esce un po'. Siamo quasi arrivati giù in fondo. Adesso nel giro di 20 minuti, 25 dovrei essere alla macchina. Il problema è stato trovare i posti dove c'era poco passaggio di persone e tanto passaggio di animali. Bravo Happy, aspettami. Ok. Brava Happy, qua ti lascio andare un attimo. Vai. Brava. Ok. Bene. Adesso l'idea è di lasciare le fototrappole meno una decina di giorni, 15. Quindi poi vi farò vedere i risultati magari in un video da casa, lo discutiamo insieme, vi faccio vedere l'app SpyPoint, come si utilizza e le varie funzioni. Ragazzi, scusate se non ho il bastone, ho messo già lo stick della Insta nello zaino, sto rientrando alla macchina, quindi spero che non vi siate annoiati, spero che magari sia un video piacevole per le persone che sono a casa malate o per gli anziani che non possono uscire, comunque per tutti gli appassionati della natura. Io vi aspetto mercoledì sera e sabato sera sul canale YouTube e ovviamente su binomania.it e termicinotturni.it. Ci vediamo anche sul foro di Binomania e sui vari gruppi social che gestisco, li trovate tutti qui sotto in descrizione. Un caro saluto a tutti da me e da Happy e ci vediamo per la prossima uscita. Ciao ragazzi!